Ciao a tutti e benvenuti o bentornati nel canale. Oggi vediamo insieme due idee creative per creare dei segnaposti per la cena o il pranzo di Natale, a seconda di quando tu lo fai. La prima idea è pensata per chi ha zero tempo, zero voglia di sbattersi e vuole fare una cosa molto al volo, molto veloce, ma comunque con una sua eleganza ed effetto. La seconda, secondo me, più carina e coccolosa, è sempre molto semplice da realizzare ma richiede un po' di tempo in più. Ma bando alle ciance, non indugerei oltre e andrei subito a vedere l'idea numero 1, quella per chi non ha voglia di sbattersi. Ora, la prima idea è un grande classico ed è quella dei segnaposti fatti con i tappi di sughero. Di cosa hai bisogno per realizzare i segnaposti? Tappi di sughero, perché a noi non sfugge niente, dei biglietti di carta dove scrivere i nomi e un coltello. Passiamo subito a vedere come si fa, e in questo caso davvero non è rocket science. Prendi un tappo di sughero e taglialo nel senso della lunghezza. Cerca di incidere il più possibile e di allargare il taglio con il coltello. Una volta fatto, scrivi il tuo biglietto con il nome, inseriscilo all'interno del taglio e io ho cominciato a sbruciacchiare il bordo del foglietto perché mi piace giocare col fuoco. No, non è vero, però se temete l'effetto Giovanna d'Arco evitate. State attenti, ovviamente, non è obbligatorio. A me piace l'idea di antichizzare un pochino la carta, giusto per dare quel tocco in più a un biglietto che sarebbe altrimenti un po' anonimo. Per la seconda idea creeremo dei mini berrettini di lana. Per questa idea hai bisogno di fili di lana, possono essere avanzi di lavori precedenti o puoi prendere eventualmente un gomitolo di lana se proprio ti manca, puoi fare i berrettini a più colori, puoi usare un colore solo, qui non ci sono regole ovviamente, si tratta di gusto personale e tu segui il tuo come è giusto che sia. E avrai bisogno di un cilindro di carta, di quelli che trovi all'interno dei rotoli di carta igienica. Vediamo subito come realizzare questi berrettini di lana segnaposto. Prendi il cilindro del rotolo di carta igienica e tagliane una banda di poco più di 1 centimetro di spessore. Poi prendi la lana e taglia dei fili di circa 15 centimetri ciascuno. Poi prendi questi fili e piegali in due. Con questi fili ripiegati crea un'asola. Inserisci la testa dell'asola all'interno della bandina di rotolo di carta igienica, fai passare i fili all'interno dell'asola e tira bene. In questo caso, usando due colori diversi, io sono stata attenta a tenere il colore più chiaro all'interno, in modo da creare delle bande di colore uniformi e alternate. Continua a fare questo lavoro divertentissimo fino a che non finisci di coprire tutto il tuo rotolo di carta. Ne verrà fuori una medusina colorata. Una volta coperto tutto il rotolo, rovescia i tuoi fili all'interno della bandina. Poi prendi un filo e allontana un gatto, nel caso fosse incuriosito, e fai un nodino per creare il pompon del berrettino. Taglia i fili in eccesso, pettina il tuo berrettino e il berrettino è sostanzialmente pronto. Inserisci il tuo nome e quant'è puccioso, dai, è bellissimo! Ecco, in famiglia abbiamo optato per i segnaposto a berrettino. Fammi sapere se questo video ti è stato utile e quale delle due idee sceglieresti per realizzare i tuoi segnaposti. Se poi sei interessato o interessata a esplorare altre idee creative, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche perché ho in lista una serie di idee da realizzare e mi piacerebbe farlo insieme a te. Ora che sto registrando mancano pochissimi giorni a Natale, a prescindere da quando vedrai questo video, se lo vedrai quindi nei prossimi giorni, approfitto per farti gli auguri e ti auguro un Natale ricco di colori, di amore, di persone belle e di creatività. Se sei arrivato o arrivata fin qui ti ringrazio al solito tantissimo del tuo tempo e ci vediamo alla prossima idea creativa che ho già in mente e spero di realizzare quanto prima, se non mi viene una totale cacata, che è possibile perché non ho ancora tutti gli strumenti per realizzarla, ma ce la faremo, ce la faremo. Grazie mille per la tua attenzione e ci vediamo alla prossima idea creativa.
Ciao e auguri!